Cari amici, buongiorno. Come potete vedere, il mio bancaletto di soldatini è stato cannibalizzato. Vabbè, pace. Allora, situazione. Li abbiamo puntati praticamente tutti. Mancano questi qui sotto, di questa fila e di questa, di cui dobbiamo aggiustare il passo di qualcuno in questa zona perché probabilmente, non avendo fatto il discorso di tenere un soldatino di campione e verniciarlo opportunamente per avere i passi tutti uguali e giusti, ci siamo ritrovati con il passo un pochino falsato. Adesso li sistemiamo. Ad ogni modo, siamo così messi. Allora, abbiamo appoggiato una traversa da 5x5 sotto, ok? L'abbiamo messa a misura, quindi cambiamo prospettiva. Siamo partiti praticamente da questa fila, quindi avevamo posizionato un 5x5 qui. La stessa cosa l'abbiamo fatta di qui, dove che è? Qua. Abbiamo appoggiato tutti i soldatini e puntati tutti, e poi siamo andati avanti, ci siamo spostati di qui, stessa cosa di qui, e poi ci siamo ritrovati al centro. E stranamente la misura che c'è tra qui e qui è identica a quella che c'è tra qui e qui, quindi vuol dire che abbiamo lavorato probabilmente bene, perché se no non si sarebbe trovato un cacchio. Vediamo se riesco dall'alto a fare un'inquadratura un po' bella. Ok, così è il tetto visto da sopra. È una bestia, paragonato a quello precedente è un muro, non si dovrebbe spostare di niente. Eccellente. Allora, adesso che praticamente la struttura di massima è fatta, sistemiamo questi qui sotto e poi dovremmo puntare tutti i soldatini anche all'esterno, quindi di qua sono puntati internamente, li dobbiamo puntare tutti quanti, perché abbiamo notato, quando è stato fatto il pavimento, che lo stress, la tensione che si crea, quindi facciamo il ragionamento così: se noi saldassimo di qui e di qui, si creerebbe uno stress qui dietro, meccanico, che tende a, diciamo, cercare di girare questo ferro, perché la saldatura tira e cerca di spostare un po' tutto. Aggiungendo la saldatura dietro, questo problema qua si limita parecchio, perché comunque ha un punto di forza anche nella parte opposta alla saldatura, quindi andrà fatto ovunque praticamente, tutta puntata. E dopo, come per il pavimento, si partirà saldando prima tutte le parti piane, quindi penso che verrà fatto a strisce, ok, fino a questa. Il tetto verrà fatto a sé, idem l'altra fiancata, quindi una striscia tutto questo lato, tutto quanto il fuori, poi probabilmente passeremo a quell'altra e poi finiremo con il tetto. Dopodiché ripartiremo da capo, salderemo tutta la parte interna sempre verticale e via discorrendo, continueremo così. Poi salderemo per ultime queste, che dovrebbero essere quelle che dovrebbero, non so, visto che la saldatura è maggiore in un angolo, dovrebbe dare un pochino più di problemi, però avendolo saldato sulla parte piana da tutte e due le parti dovrebbe essere abbastanza controllata come cosa. Il pavimento alla fine sì, si è deformato un pochino, ma poca roba sostanzialmente. Il più è quando si salda sulla piastra, perché con la piastra crea una tensione meccanica esagerata e lì si possono avere dei problemi. L'ho fatto a più step e con calma. Niente, dai, quindi facciamo vedere anche da dentro, tutto bello puntato, ok. Niente, quindi adesso sistemiamo il sotto e poi facciamo una visuale completa con tutti i soldatini e dopo si inizia a saldare. Da qui in poi probabilmente o ve la faccio vedere tutta finita saldata, oppure vediamo, perché alla fine è anche abbastanza noioso.
Dobbiamo toppare anche quel buco qua. Alla fine magari sì, aggiungeremo qualche clip che ne mette che saliamo giusto per far vedere un po', ma probabilmente la vedrete saldata finita, completa. Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Abbiamo sistemato i soldatini praticamente da qui a qui. Da qui andare in avanti il passo fortunatamente era giusto. Qui dovevamo aver sbagliato qualcosa, abbiamo preso secondo me un soldatino che non era giusto. E per farlo abbiamo rimosso la ruota per riuscire a lavorare dietro, e già che c'era la ruota smontata abbiamo saldato tutta la parte diciamo dietro, di modo da non doverla andare a togliere dopo. Quindi tutte queste qui sono tutte quante saldate. Per mettere i riti abbiamo costruito questo, che praticamente va ad abbracciare, vediamo, cambiamo prospettiva, va ad abbracciarsi qui, qui, e l'ultimo pezzo, quindi quegli ultimi due cornini, vanno ad abbracciare qui e qui questo 5x5, così da averlo perfettamente parallelo a questo e anche diciamo in lineare con questa faccia, ok? Così quindi lì siamo a posto. Adesso c'è da rifare la stessa cosa di qua, quindi dobbiamo controllare dove abbiamo diciamo delle tolleranze un po' esagerate. Rimuoviamo la ruota, sistemiamo quello che c'è da sistemare, saldiamo la parte sempre dietro la ruota e poi, come ho detto prima, iniziamo a puntare tutto. Vedete qua non c'è puntato niente, quindi daremo 2 punti di saldatura, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, per tutta la macchina, per tutta la gabbia, e poi cominceremo a saldare tutto quanto. E lì sarà noioso, che ci vorranno veramente tante ore, veramente tante. Non ho fatto vedere la gabbia finita, praticamente è così, quindi con anche questa parte qui tutta quanta puntata. È venuto un buon lavoro, dai, sono contento. Quindi vanno le ciance, adesso smontiamo la ruota, sistemiamo di là e ci vedremo tra un po'. Allora, cari amici, l'abbiamo saldata tutta quanta, finalmente. Allora, adesso cosa facciamo adesso? Bella domanda. Come vedete è tutta a posto. Abbiamo lasciato indietro le 2 mensoline, questa e anche quell'altra. Qui abbiamo chiuso i buchi e abbiamo lasciato indietro queste qui, perché qua bisogna fare tutto un gioco con la lamiera del tetto, non siamo sicuri che va bene, quindi visto che a saldarla siamo sempre in tempo, per adesso rimane lì com'è e dov'è. Allora, arrivati a questo punto, adesso noi rimonteremo la fiancata di destra, questa qui del passeggero. La rimonteremo, valutiamo se montare anche la portiera, perché dobbiamo iniziare a capire cosa fare qui. Mi spiego meglio. Qui dovremmo mettere un altro montante, ma come altezza non sappiamo fin dove ci serve e dobbiamo raccordarlo con quest'altro in orizzontale, così. Quindi ci serve sulla lamiera per capire un pochino cosa possiamo fare e iniziare a studiare un po' tutta questa portiera e poi il montante che scende qui, questo qua che va in diagonale. Quindi andiamo a prendere la lamiera, la montiamo dentro e facciamo 2 considerazioni insieme. Allora, abbiamo riappoggiato sulla lamiera originale, gli abbiamo dato un paio di punti lì dove l'abbiamo tagliata e un paio di punti lì dove l'avevamo tagliata per tenere la misura. Dietro qui abbiamo il fermo che avevamo montato apposta e
per farla abbastanza semplice dobbiamo finire di pulire tutto quel longherone lì, perché la struttura che dobbiamo costruire qui, in questo spazio qua, che riguarderà le piantane che scendono per la parte del muro anteriore, quello dove poi ci sarà il risuonatore, la parte di chiusura delle portiere, il telaio, lo scheletro che va qua dietro e di conseguenza la lamiera che ha una piega, tutta quella parte qui è da affrontare prima di andare avanti con tutto il resto. Quindi pulire, dobbiamo prendere un ferro apposta perché con il 5x5 non riusciamo a fare la struttura di davanti come vogliamo, che è bella tosta. Qua c'è andare dentro un giorno di studio per fare la prima di prototipo e dopo fare quella definitiva. Quella parte qua è veramente complicata e vedremo come affrontarla anche per riuscire a non diventare matti. Quindi di conseguenza questo video qua lo chiudo qua. Nel prossimo episodio quindi andremo avanti a pulire di lì. La lamiera di qua per adesso probabilmente non la montiamo perché sarà già un mal di testa venire fuori da tutta quella situazione lì, quindi le affronteremo probabilmente in maniera separata, poi magari domani mattina già cambiamo idea. E niente, questo è quanto, è stata una bella tirata anche questa. Niente, dai, io vi ringrazio tutti quanti per averci seguito, per tutto il supporto che continuate a darci. Speriamo di andare avanti di questo passo, ma la vedo difficile. E niente, vi ringrazio tutti quanti. Ciao a tutti.